Fate attenzione perché potrei anche aver scoperto la terapia per debellare il coronavirus. L'utilizzo del condizionale in questi casi è d'obbligo. Quando si parla di coronavirus nessuno ha delle certezze, né tantomeno io. La mia proposta è semplice, è la termoterapia, ma ci arriveremo per gradi. Dapprima voglio dire che non esiste una terapia efficace per il coronavirus, in quanto non sono efficaci gli antibiotici. Non vi è un'evidenza scientifica che sia efficace il cocktail utilizzato di farmaci antivirali, ma solo l'esperienza del qualche medico cinese. E cosa dire dei immunosoppressori? Potrebbero anche avere una razionale, ma utilizziamo dei farmaci che comunque inibiscono il sistema immunitario, quindi potrebbero facilitare l'azione del virus, che è attivo proprio dove il sistema immunitario è depresso, come nell'anziano o nel malato. Allora i virologi dovrebbero essere più sinceri con la popolazione, che ormai è pronta a tutto, e dire che la terapia per il coronavirus al momento non c'è, come dimostra i 400 morti al giorno. Anzi, dovrebbero essere ancora più sinceri e dovrebbero dire che non esiste una prospettiva di terapia efficace nell'immediato futuro, ma che dovremo aspettare l'autunno per i vaccini e forse anche per i farmaci antivirali di sintesi. Tuttavia, quando un paziente affetto da polmonite va in ospedale viene curato. È importante l'assistenza pneumologica o internistica, l'utilizzo dell'ossigeno, della CPAP, i farmaci sintomatici. Poi quando la battaglia è persa il paziente viene tubato e lì la ventilazione assistita fa la differenza tra la vita e la morte. Quindi la vera terapia rimane questa. Poi c'è tutto lo sforzo che stanno facendo i nostri governi e noi stessi che siamo stati privati della nostra libertà per contenere la diffusione del contagio. E questo è fondamentale. È fondamentale per ridurre il numero di malati e per far sì che vengano diluiti nel tempo e quindi accedono agli ospedali e quindi a rianimazione in maniera così diluita da permettere a ognuno di noi, quando ne sia necessario, di avere il proprio posto in rianimazione. E poi è importante perché contenendo il contagio si riducono i morti e poi arriva l'estate e scomparirà tutto. E sì, questo è quanto detto da Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti, perché esistono due fazioni di virologi in un mondo, quelli che hanno consigliato Donald Trump e l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che invece riferisce proprio che questo virus non dovrebbe essere sensibile al caldo. Eppure queste due fazioni hanno fatto lo stesso errore a mio avviso, non hanno considerato una componente fondamentale che si chiama aria condizionata. Eh sì, perché se i virologi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ritengono che la malattia non doveva diffondere in paesi caldi come Singapore e non hanno considerato che gran parte della popolazione vive a temperature agghiaccianti con l'aria condizionata a palla, e certo hanno sbagliato il tiro, devono correggere il tiro, insomma. Ma lo stesso errore lo farà Trump, perché se il virus dovesse essere sensibile al caldo, e se il suo nemico fosse il caldo, il suo amico sarà l'aria condizionata e quindi il contagio diminuirà ma non scomparirà. Allora la mia proposta, la termoterapia, non è solo una proposta terapeutica, ma un modo per cercare di capire, prima ancora che arrivi l'estate, se questo virus è o non è sensibile al caldo. È fondamentale saperlo sin da adesso, perché ogni giorno muoiono 400 persone, non si può attendere con le mani in mano l'estate. La mia proposta è semplice, si prende un gruppo di pazienti appena contagiati, quindi positivi al coronavirus, con sintomi lievi assenti, gruppo di 3, 5, 10 pazienti, e si trattengono in un reparto, in un ambiente chiuso, dove si cerca di riprodurre quel microclima delle giornate afose estive, con temperature di 40 gradi e un'umidità probabilmente elevata, non sappiamo ancora, ci sono dati contrastanti, e poi seguire tamponi a 24, 48, 72 ore per vedere se questi tamponi si negativizzano in questi pazienti sotto termoterapia in tempi più brevi rispetto a un gruppo controllo. Ad esempio, se a 48 ore dovessimo vedere che i tamponi già sono negativi, possiamo sperare che questi pazienti trattati con la termoterapia dopo l'infezione virale poi non sviluppano la polmonite fatale. E questa è una speranza. In conclusione, che cosa abbiamo per combattere il coronavirus? Per ora l'intubazione tracheale e il contenimento del contagio. In futuro i vaccini. Poi c'è il fattore caldo. Se
e questo è un punto fondamentale. O attendiamo l'estate per scoprirlo, oppure facciamo degli esperimenti come ho proposto io, simili ai miei, per capire se il virus è suscettibile al caldo o no. E questa è una cosa fondamentale, perché se non lo fosse, l'unica cosa che possiamo fare è restare a casa e comprare mascherine e respiratori, quello che facciamo adesso. Se invece fosse suscettibile al caldo avremo un problema che si chiama aria condizionata, perché se il nemico del virus è il caldo, l'amico sarà l'aria condizionata. La mia esperienza da medico mi dice che l'aria condizionata facilita la diffusione di una moltitudine di virus, di cui il coronavirus oggi si trova all'apice, ma è solo l'apice di un iceberg, e che l'aria condizionata è diventata un vizio per molti di noi, un vizio non riconosciuto a differenza del fumo di sigarette, ma un vizio, e ognuno di noi sa che fa male, ma continua ad utilizzarla. Per cui la mia proposta è la più impopolare di tutti. Se il virus dovesse essere suscettibile al caldo, bisognerebbe eliminare in tutto il mondo l'aria condizionata per l'estate prossima, finché non scomparirà il coronavirus. Poi reintrodurla, ma con una regolamentazione da impedire quelle temperature sotto ogni punto di vista agghiaccianti. Grazie per l'attenzione.